mi hanno pregato di parlare con il microfono questa mattina, però è possibile. Volevo cercare di proporvi questa mattina in 2 o 3 tappe una sorta di bilancio, è una parola grossa, ma comunque può essere usata in termini antichi, qualitativi, senza necessariamente fare ricorso a categorie economiche o che altro. Per adesso cominciamo col senso della mia presenza tra voi quest'anno, poi nella seconda volta vedremo il senso della mia presenza a Caposcheri da 29 anni a questa parte. Io spero che sia stato abbastanza chiaro nel percorso che vi ho invitato a fare insieme con me qualche fondamentale fondamento. Vorrei tentare di sistematizzarlo dicendo delle cose che in parte abbiamo detto in tutti questi mesi, ma che forse vale la pena di caratterizzare in senso compiuto e anche forse un po' nozionistico, e come certo voi sapete la cosa non è che mi piace poi del tutto, ma vediamo un po' di animare la questione. Vorrei proporvi la grande ripartizione tra il punto di vista dell'informazione e quello della comunicazione. Niente di nuovo sotto il sole per noi, naturalmente. Queste 2 parole sono parole di comodo che stanno a indicare il primato che molto spesso si dà, specie nella nostra vita contemporanea, diciamo alle nozioni. Così stiamo dell'università. A che cosa si viene qua ad imparare? Qual è il patrimonio che uno quando esce dopo 4, 5, 6 anni dall'università porta sé con sé per fare meglio il mestiere che poi scelta di fare o che la società lo chiama a fare, magari contro la sua volontà. Questo è il campo dei contenuti, che forse è la parola più bella. Il campo dell'oggettività. La lista sarebbe lunghissima, non mi basterebbe da davanti, tento di buttare lì quelle che mi paiono più interessanti. Potrei scriverci anche intelligenza, addestramento, che è una parola interessante che riprenderò fra 4 ore. L'accettatura è sul compito, sulla formalità, sulla personalizzazione dei conflitti, sulla dipendenza di solito, sulla cultura di coppia, questo può essere interessante. E così via dicendo. L'elenco che ho qui davanti, che ho preparato per voi, è lunghissimo, saranno 25 le parole. Ci sono 2 parole che abbiamo usato spesso in queste settimane, in questi mesi, che, come sapete, creano poi la mia, sollecitano la mia polemica. Di qua c'è il mondo della quantità, e di là c'è il mondo della qualità. E vediamo infatti quali sono le voci, le parole, i simboli che possiamo evocare in contrapposizione a questo elenco parziale che vi ho fatto, ma sufficientemente espressivo ed indicativo. È chiaro che i miei colleghi psicologi, ce ne sono tanti, che sono, come voi sapete, io li chiamo un po' così scherzosamente i quantofrenici, quelli che danno il primato alla ricerca statistica, alla ricerca oggettiva, allo studio dell'essere umano attraverso il comportamento, l'osservazione, che è l'osservazione oggettiva, ben inteso, elaborata
fatta statisticamente. La scienza, io preferisco, come sapete, chiamarla scientismo, perché è un certo modo di fare scienza, non l'unico, a mio parere. Dall'altra parte ci sono alcune altre parole, sono tutte parole magiche, bellissime, valide, attendibili, attendibili. Non vorrei fare il manicheo, è chiaro che io sono più dall'altra parte, ma rispetto assolutamente i colleghi e gli amici che sono pantofrenici, come più volte vi ho detto. Dall'altra parte mettiamo appunto la parola comunicazione, la parola come, la parola processi, l'enfasi portata non sulle nozioni ma sui processi di maturazione che uno può conseguire per esempio anche all'università, ma non solo all'università, in tutte sarebbe a dire le attività umane. In questo senso l'università non è assolutamente diversa dalle altre cose, c'è sempre questa duplice possibilità di vedere i contenuti, le cose che ci sono da fare e i processi. È chiaro che l'enfasi va sulla intersoggettività, o più semplicemente sulla soggettività, se preferite. L'enfasi va, questo vi riguarda in prima persona, sulla parola formazione, anziché sulla parola addestramento, e sulla cultura di gruppo, per fare l'altro paio, l'alternativa rispetto alla cultura di coppia. Abbiamo parlato a lungo di queste cose e io direi che in tutti, forse nessuno escluso, gli argomenti che vi ho presentato e anche quelli che studiate, leggete sui libri senza che io ve ne abbia parlato in aula, questa duplice possibilità fascinante esiste. Dico affascinante perché appunto non si può dire questi hanno ragione, questi hanno torto, questo è sbagliato. Io chiaramente mi iscrivo al partito dei qualitativi, ma devo rispettare i pantofrenici non solo perché sono tanti, siamo tanti anche noi, ma perché evidentemente hanno qualcosa da dire, ci mancherebbe altro. C'è una scienza, un sapere di tipo quantitativo che va benissimo, devo adoperare per capire meglio il mondo, me stesso, ciò che ci sta intorno e così via. Così come c'è invece la possibilità, io starei per dire la doverosità, di procedere non solo all'osservazione dei comportamenti, ma alla spiegazione, o meglio ancora, come ho già avuto occasione di dire, all'interpretazione dei comportamenti umani. Vi ricordate quando abbiamo fatto le motivazioni, andando alla ricerca del perché i comportamenti entrano in azione? Infatti sono tre parole molto importanti: l'osservazione, la descrizione, l'interpretazione. Guardate che anche sul piano metodologico tutto questo è importantissimo. Per fare l'osservazione basta un osservatore che oggettivamente prende nota dei dati, per esempio, ma solo un esempio, comportamentali, e costruisce modelli, teorie, ricerche, tutte relazioni e quant'altro. Non fa mai entrare in gioco l'introspezione. Questa è l'altra parola che non ho scritto. Questo è il comportamento e qui l'introspezione, cioè è solo il soggetto che può dire meglio degli altri che cosa si nasconde dentro di lui. E tra l'altro con una fatica pazzesca, perché come vi ho già detto un'altra volta, l'esperienza soggettiva è sostanzialmente incomunicabile. Faccio sempre degli esempi drammatici, ricordate, vi dico: descrivetemi che cos'è rosso e passerò al campo avverso, descrivetemi cos'è il sapore del prosciutto e passerò senz'altro nel campo di altro. Ma in realtà nessuno di noi può, per fortuna, dire che cos'è il prosciutto. Tutti ci mettiamo d'accordo dicendo che buona, che scoperta, ma questa è una convenzione del linguaggio che cerca di adoperare il massimo comune denominatore di esperienze che rimangono soggettive. Nessuno potrà mai dire, nemmeno i neurologi potranno dire che ci sono certe organizzazioni nervose che vengono messe in gioco dal prosciutto, ci saranno olfattive e quant'altro, ma non possono
possono dire altro che lo studio della via del mezzo, che non dice niente sull'esperienza soggettiva del prosciutto. Non parliamo di altre cose magari anche più importanti, che riguardano il lavoro, la vita, l'amore, l'odio, la stima, il disprezzo e quant'altro. Quando giochiamo non solo sulle rappresentazioni mentali in termini cognitivi, ma giochiamo anche sulle questioni di carattere affettivo, la cosa si complica molto, diventa molto ricca, molto bella. Ho detto prima, entusiasmante. Quindi tutti e due i saperi hanno diritto di dire la loro. Basta che non pretendano di avere l'esclusiva, una specie di brevetto, dice soltanto noi siamo la scienza e gli altri sono chiacchiere. Questo è forse il mio parere, naturalmente non pretendo che lo condividiate. L'unico punto nero che io scopro nei quanto frenici: i qualitativisti come me non pretendono di essere gli unici depositari della verità. La verità è una parola sbagliata, non esiste, come mai sappiamo. La verità è soggettiva e io non so qual è il sapore del prosciutto. Posso solo mettermi d'accordo con Gabriele, andiamo insieme a farci il prosciutto con il prosecco, ma non potremo mai dire se avremo la stessa identica rappresentazione mentale e affettiva. È impossibile. E non ci serve niente, è inutile andare alla ricerca di questa cosa attraverso l'osservazione. Possiamo farlo attraverso l'introspezione più o meno prolungata, come dire lo psicoanalista che fa vi sollecita, vi aiuta, chissà, a fare l'introspezione per 400 ore in 5 anni. Vabbè, un'introspezione molto lunga e poi, come dire, mediata da un altro personaggio che è il suo analista, il fattore. Questa grande ripartizione che io vorrei alla fine dell'anno, di quest'anno, presentarvi, e poi riguarda anche gli anni passati, per quelli che sono presenti, che sono un po' più meno giovani. È un po' un senso, uno dei sensi fondamentali del mio messaggio, del tentativo di trasmettere questa enfasi, questo primato del qualitativo, non buttando a mare il quantitativo, come ho già detto qualche rara volta, senza buttare via il bambino insieme all'acqua sporca. L'importante è credere che ci sono due tipi di sapere e questa facoltà di filosofia si presta molto bene. Forse l'orgoglio della cultura filosofica può essere anche rintracciato nel fatto di essere protagonista del primato, dell'introspezione, del qualitativo, del processo, della formazione e non dell'addestramento. Io credo che siete qui più o meno sapendolo, forse prevalentemente senza accorgervi, siete qui per formarvi, non per imparare addestrativamente alcune cose. Come forse ho già detto, la cultura è ciò che resta quando si è dimenticato tutto ciò che si è imparato. Ed è abbastanza vera questa frase, che non mi ricordo più di chi sia, ma è un autore abbastanza importante. Vuol dire che tutto quello che voi porterete fuori da questo percorso della vostra vita potrà essere utile se si sedimenterà nel profondo delle attività psichiche e vi darà una mano a risolvere molte questioni della vita, si spera. Se questa è una delle colonne del mio corso, che deriva, faccio una sorta di piccola anticipazione rispetto a quello che vorrei dire nella seconda ora, quella più personale, che deriva anche da uno dei miei grandi maestri, che è stato Giancarlo Trentini. Come tutti sapete, io sono medico, quindi per certi aspetti sono stato addestrato a occuparmi del soma, dell'organo, del corpo umano, della cosa. Dopo Cartesio questa è la parte che riguarda la medicina, poi c'è la psiche, che non si tocca. Non è possibile sottoporre al chirurgo, non c'è niente da fare, non si può intervenire chirurgicamente o anche medicalmente. No, medicalmente adesso gli psicofarmaci sono una grande avventura dello spirito prima che essere una grande avventura della clinica.
Comunque io sono stato addestrato a fare il medico, a tastare, toccare, palpare, ascoltare, queste sono le parole che vengono usate, no? Per fare la rilevazione del, si chiama così, dell'esame obiettivo. Sono parole interessantissime, forse non le sapete. Attraverso l'esame obiettivo e la raccolta dei sintomi, che peraltro già nella medicina sono in parte oggettivi, in parte soggettivi, ma lei cosa si sente? E solo il soggetto lo sa. Tenta malamente di dire ma mi fa male la pancia, ma dove? Qui? No. Vabbè. Trasmetterà dei sintomi, vengono raccolti dei segnali oggettivi e si procede, guarda che caso, alla diagnosi. Se la scrivete col solito trattino, diagnosis, diventa una parola chiara, di andare al di là della sintomatologia oggettiva e soggettiva per capire, per interpretare cosa diavolo sta succedendo. Orbene, i gemelli mi aveva insegnato a me e a tutti i miei coetanei, anche lui era medico, che bisognava passare una crisi, la chiamava così. La crisi consisteva in un fatto quasi obbligatorio per lui, per cui noi da giovani come voi ci giocavamo anche, dice, è già venuta la crisi come se fosse una malattia, no? Perché bisognava entro un anno dall'inizio della scuola di specialità alla quale ci eravamo iscritti passare questa crisi che consisteva nel mettere in dubbio tutto quello che si era imparato. E la crisi c'è stata, terribile. Significava non buttare via appunto anche il bambino, ma conservare le conoscenze che so del sistema nervoso, anatomiche, fisiologiche necessarie per capire meglio, per interpretare la vita psichica, ma non era sufficiente. Bisognava capire che c'è qualcosa d'altro, di altrettanto importante, se non di più importante. Siamo passati tutti, anche molti di quelli che voi conoscete di nome, molti degli autori dei libri che vi ho suggerito, moltissimi siamo medici, non pentiti, perché attenti, poi lo vedremo nella seconda ora, c'è una fondamentale e meravigliosa fedeltà nei valori che ci hanno portato a scegliere queste cose nel passato. E che tento da tanti anni di trasmettere qua per via mediata, senza neanche accorgermi nemmeno io, che sono fedele alla scelta della facoltà di medicina e successivamente della scuola di psicologia, eccetera, eccetera. Ho detto questo perché la cultura del qualitativo ha tante epifanie in giro per il mondo e ha molte tracce. Si può trovare molte rappresentazioni anche della nostra società. Fa parte del dibattito contemporaneo, anche il vostro, ma spesso non ci si rende conto, è meglio così peraltro, perché si agiscono questi conflitti spontaneisticamente. Si possono rintracciare in tutti i fatti, grandi e piccoli della nostra vita, nelle vicissitudini degli affetti, nelle gratificazioni e nelle frustrazioni dell'amore quando va bene e rispettivamente quando va male, nei fatti lavorativi, etici, politici. Sarebbe molto bello, interessantissimo, scusate, studiare il caso della morte, scusate una digressione, di Grazzi, esaminandolo da questo punto di vista. Scientificamente? Sì, scientificamente, cioè attenti a quello che accade oggettivamente nella situazione e a quello che interpretativamente può essere scoperto con fatica, con grande fatica, nei soggetti, che siamo poi tutti noi, che sono in qualche modo, in qualche misura magari piccolissima, coinvolti da questo evento. Il mio amico di Maria in Sicilia lo chiama l'evento e l'invento. Lui da siciliano greco ama molto queste cose. Bene, adesso se io questa prima parte della mia lezione conclusiva può avervi fornito, mi auguro, una serie di parametri per capire non condividere, attenzione, non è importante condividere, non condividere, ma
aver capito il senso e il significato profondo del mio messaggio al di là di quello che posso aver detto, cioè di fare una diagnosi. Cosa è successo? Poi ci faremo 2 risate durante l'intervallo sul significato simbolico di questa cosa. Non c'è ancora il mio amico psicoanalista, non è ancora arrivato. Per anche lui, figli di psicoanalisti di Venezia. Piano piano arrivano tutti, chi alle 10, chi alle 11, chi alle 12. Alle 12 sarà la massa che vuole bere il prosecco. Viene per la parte per incercenze. Adesso speriamo che ci sia un po' di pane. Se questo era il senso, almeno nelle mie speranze, nelle mie intenzioni della mia lezione in questi anni e anche quest'anno con voi, vorrei andare a fare un altro tipo di proposta. Una proposta culturale che riguarda la differenza che è possibile rintracciare tra 4 parole molto belle, molto ricche, molto strane, un po' magiche se volete, per certi aspetti almeno, che sono il cardine della vostra vita, ma perché no, anche della mia, mi auguro. La parola allevamento, la parola addestramento, la parola istruzione e la parola formazione. Non sono la stessa cosa, con buona pace di gran parte anche dei miei amici colleghi e in particolare dei pedagogisti. Dovrebbe venire anche Mangiata, mi spiace che non c'è. Non essendo ancora presente non posso neanche attaccarla un po', non si parla, ma preferisco, questa è un'altra cosa che mi ha creato frustrazione nella vita, anche qua. Come dico sempre con una frase a effetto, preferisco i pugni in faccia che le coltellate nella schiena. In Italia si preferisce di solito la coltellata, ma è meglio quell'altra. In ogni caso, tutte queste cose qua, le 4 parole che vi ho dato, adesso vediamo di cosa si tratta: allevamento, addestramento, formazione, cos'è quell'altra? Che vi riguarda in prima persona. Voi non lo sapete, adesso io vi rivelo un altarino. E ancora lì siamo. Da una parte c'è l'acquisizione delle nozioni, la centratura, potrei scrivere qua, la centratura sull'insegnante e sul docente, l'enfasi sui denotati, sul compito da portare avanti, sul formale, sull'organizzazione della scuola, dell'università in senso formale, i suoi organigrammi, i presidi del consiglio di facoltà, eccetera, eccetera, fino al personale non docente. Questo è il cosa. Poi c'è il come. Un'altra dicotomia molto interessante. E allora il come è un po' più complicato, perché si tratta di andare alla caccia di un arricchimento esperienziale, di fare una centratura non sul docente ma sugli allievi, o sul rapporto tra docente e discenti. Complicato. Di fare una centratura sulla formazione e non sull'addestramento, sull'informare, sui connotati e non sui denotati, sulla comunicazione e non sull'informazione. Ho già detto che la comunicazione, almeno secondo me chi adotta la definizione di informare, è lo scambio di doni all'interno di mura comuni, definizione che accentua moltissimo il fatto che si tratta di un passaggio di messaggi e non di notizie. Ma non mi fermo su questo punto perché andrei un po' fuori del seminato e ne abbiamo già parlato nel corso dell'annata. Proviamo a esaminare un attimino che cosa accade nelle 4 situazioni. Guardate che hanno anche riferimento con 4 situazioni di ordine, oserei dire, storico-sociologico.
e riguardano il problema della scuola, tutte le scuole, con le relative impostazioni. Forse anche il ministro della pubblica istruzione, della ricerca scientifica universitaria e tecnologica, per fare una stallo su queste robe. Certo, al tempo dello Stato assoluto, il Re Sole, ma lo Stato assoluto non è ancora finito, c'è da molte parti, no? Il rapporto era tra maestro e scolaro, si chiamava così. La scuola era l'allevamento, l'imitazione, il procedere per seminari. Prende la grandezza di queste parole. Molti collegi universitari tuttora presenti in Italia sono centrati, almeno nelle loro origini del passato, quindi adesso non più come funzionamento attuale, ma trovano le loro radici in questa bellissima impostazione. Parlo, che so, vi cito alcune cose, i collegi universitari di Pavia, il collegio di Capodimonte e altri, che sono bellissime istituzioni, ce n'è qualcuno anche a Pisa, dove l'origine, magari tanti secoli fa, era la cura del rapporto tra maestro e scolaro per allevare una nuova generazione in grado di proseguire, magari migliorare l'abilità e le capacità del maestro. Attenti, tutte le cose che poi studiate in altre discipline, la storia dell'arte in particolare, sono impostate su questo punto. Si dice Leonardo era allievo scolaro di Giorgione di Tiziano, viceversa, non mi ricordo più bene, me lo direte voi. E si fa riferimento a cosa attende, importantissima possibilità di realizzare la crescita delle nuove generazioni. La struttura era comunque di tipo illuministico, lo stato assoluto. Io sono il Re Sole, posso anche insegnare ai miei figli come si fa a stare al mondo a fare il re. Sono molto veloce, mi spiace, ma spero di accendervi delle curiosità. La seconda possibilità è di fare l'addestramento. Sono tutte conviventi ancora oggi, meno naturalmente la precedente. L'addestramento c'è molto ancora oggi. Forse torna anche un po' in auge dato l'irruzione dell'informatica, ma questa è una parentesi. L'addestramento di solito appoggia sulla struttura sociale, storica, culturale, economica che noi indichiamo con la parola proprietà. Là dove c'è non più un maestro che dipinge bene, perché si chiama Raffaello, ma c'è un padrone, una proprietà, di solito, almeno per molto tempo e per molti spazi, il discorso si può vedere in termini spazio-temporali. Ma in Europa, certo, nell'Ottocento era così. Allora l'addestramento prevede la presenza di un istruttore, cambia le parole, la presenza di un istruttore e di un apprendista. Magari un apprendista stregone, benissimo, che non ce la farà, perché ha imparato troppo alla svelta e troppo male a fare lo stregone. Questo modo di apprendere cose nuove è completamente diverso, quantitativamente diverso dal precedente. Spero di dirvi delle cose interessanti, attenti bene, parentesi importantissima. Tutto questo non riguarda solo i docenti e gli discenti in quest'aula, riguarda ciascuno di noi tutte le volte che si trova a dover guidare qualcun altro a aumentare le proprie capacità oppure a seguire qualcun altro per aumentare le proprie. Quindi è una cosa ubiquitaria, universale, riguarda i genitori, gli insegnanti, i maestri, i dirigenti d'azienda, il pesce di facoltà, a me che vi parlo, e ciascuno di voi quando va a fare qualcosa, a studiare l'inglese, non lo so, quello che volete. Si tratta di vedere qual è il fondamento istituzionale della università studiosa. Anche per questa seconda grande possibilità storico-istituzionale ci sono delle realizzazioni in Italia molto interessanti che sopravvivono. Tutti i convitti nazionali sono centrati su questa cosa. La società umanitaria di Milano è stata creata così. Gli artigianelli
sono stati creati su questa base. Cito dati di fatto concreti, che non tutti magari sono noti a tutti presenti, ma almeno per evocazione. La società umanitaria è sorta all'inizio del secolo perché un mecenate aveva deciso che bisognava addestrare il proletariato per cercare di farlo uscire dalla sua condizione di sprivilegiato. Ha pensato simpaticamente di organizzare le cose, di dare tutto il suo patrimonio e ha fatto queste cose che c'è tutt'oggi, molto efficiente a tutt'oggi. E fa oggi dei corsi di specializzazione in tutti i sensi. Adesso naturalmente i suoi allievi non sono più analfabeti come era al principio del Novecento, un secolo fa. Di solito hanno fatto almeno qualche anno delle elementari, ma comunque è un'istituzione che a Milano è molto importante. La terza possibilità di impostare il problema della scuola è quella che non ha più come dire, cittadinanza nel potere assoluto, ma neanche della proprietà, ma dipende dalla tecnocrazia. Io vi cito cose nuove questa mattina, spero nella vostra sensibilità, nella vostra intelligenza, perché sto parlando delle fondamenta stesse di che cosa? Del potere.